Ciao a tutti ragazzi, ho giocato nell'alpha test di Core Punk, un nuovo MMORPG che uscirà, si spera, nel primo quadrimestre del 2024. Vediamo un po' cosa ci dicono gli sviluppatori dopo questo alpha test. Voglio partire subito dicendovi il mio giudizio personale, come l'ho vissuto io in questi primi 2 o 3 giorni. Allora, secondo me il progetto è molto valido, ma non è un progetto per tutti. È un vero e proprio RPG vecchio stile. Allora, sì, è un MMORPG perché nel corso del gioco, mentre percorrerete la mappa, avrete a che fare con molti altri player. Però sostanzialmente la base è quello di un vecchio RPG, vecchio stampo, vecchio stile, uno di quegli RPG che vi trovate a scoprire completamente. Cioè, nulla vi viene spiegato se non siete voi nel posto giusto, se non chiedete alla persona giusta in quel momento lì. Non c'è un vero e proprio tutorial, dovrete scoprire tutto facendo tanta esplorazione. Tant'è che appunto vi ritroverete abbandonati all'interno di un bosco o fuori da un portale che praticamente, cioè vi ritrovate che avete già combinato qualcosa che non va, stanno cercando di arrestarvi, però diciamo che promettendo, accettando la prima missione che vi viene data, verrete lasciati liberi di esplorare questo mondo e di andare proprio alla scoperta di ogni singolo angolo, di ogni casetta, di ogni campo, di ogni sentiero, andare a scoprire tutto quello che è il mondo che vi circonda. Il mondo che ci circonda in questo momento è limitato al test, quindi in questi 2 o 3 giorni di gioco sono riuscito più o meno a girarlo tutto. A un certo punto vi beccate proprio una zona di radioattività che nel momento in cui ci arrivate morite e quindi cioè non avete scampo, appunto perché hanno voluto ottenere questa zona delimitata appunto per il test. Vi trovate di fronte a un mondo completamente da esplorare che finché non scoprite come si incastrano effettivamente i vari pezzi tra di loro diventa un attimino difficile da gestire. Si muore spesso all'inizio, infatti diciamo che nelle prime 2 o 3 ore di gioco, quando non avete ancora capito determinate cose, le imprecazioni sono a portata di mano. Però personalmente questo è una tipologia di gioco che mi piace un sacco. Come può essere un'impostazione alla Baldur's Gate, che per l'amor del cielo, cioè Baldur's Gate è un capolavoro enorme per quanto mi riguarda e vabbè, questo non è sicuramente su quel livello lì. Però è un gioco che da questo punto di vista mi piace perché fa ragionare, tiene sempre la mente attiva, dobbiamo essere noi a scoprire le cose senza essere imboccati, come ultimamente purtroppo in alcuni giochi si è troppo imboccati dal gioco e portati spesso alla soluzione in maniera troppo facile. E quindi diciamo che sì, vi dovete mettere alla ricerca delle soluzioni, capire come funzionano determinate cose e poi via via che capite queste cose il gioco diventerà molto liscio, molto più divertente, inizierete a sbloccare qualche missione, inizierete a non morire durante un combattimento e insomma diciamo che inizierà a prendere una forma e tutto inizierà ad essere più chiaro, più bello e divertente. Infatti spero proprio che gli sviluppatori sviluppino allo stesso modo di come hanno sviluppato quest'area tutto il resto del gioco, perché nel momento in cui avremo a che fare con altre aree, con altre situazioni, poi potremmo effettivamente valutare la bellezza e i lati positivi di questo gioco. Anche perché al momento abbiamo a disposizione solo ed esclusivamente 3 classi da poter provare e effettivamente in un alpha test con una mappa limitata a quella che è l'area che possiamo visitare, non abbiamo comunque modo e tempo di poter sviluppare al meglio le nostre professioni, di poter sviluppare al meglio le nostre abilità e riuscire anche a capire effettivamente quale classe è migliore di un'altra. È comunque un gioco che richiede dedizione, per quello
che vi dico che non è un gioco per tutti, perché se questa tipologia di gioco non vi piace, molto probabilmente vi stancherà presto e lo abbandonerete abbastanza velocemente. Se invece questa esplorazione, questo guadagnarsi poco alla volta, 2 punti esperienza di qua, 2 punti esperienza di là, raccolgo un oggetto, ne crafto un altro, oh che bello, sono riuscito ad ottenere un equipaggiamento più figo di quello che avevo prima. Se questa tipologia di giochi vi piace, se siete amanti dell'RPG vecchio stile, allora questo è sicuramente il gioco che fa per voi.